Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una notte che avrebbe scosso le fondamenta di una tranquilla cittadina. Limiti di Soliera. Un tragico delitto che nasconde misteri e segreti sepolti in una oscurità impenetrabile. Oggi vi racconto la storia del delitto di Matteo Nadalini. Era il 12 settembre del 2001, una serata che avrebbe cambiato per sempre la vita della famiglia Nadalini, a Limiti di Soliera, una frazione di Soliera, un comune di circa 15.000 abitanti della provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Faceva ancora caldo quella sera e a Paola Mantovani dopo cena venne voglia di gelato. Così chiese al marito, Roberto Nadalini, un uomo solido, di poche parole, titolare di una carpenteria meccanica, di andarlo ad acquistare alla gelateria Melaverdi a Carpi, non molto distante da casa, dove il gelato era particolarmente buono. Il marito era uscito subito per accontentare la moglie, lasciando però il cancello elettrico, che era difettoso, aperto, dato che sarebbe rientrato da lì a poco, nel giro di una mezz'ora. In casa erano rimasti Paola, la moglie, che stava riordinando la cucina, e il loro figlio Matteo. Matteo, un ragazzo di 14 anni, esuberante, vivace, affettuoso, era affetto da una grave forma di autismo e negli ultimi mesi, anche a causa dello sviluppo puberale, era più agitato del solito e anche quella sera la madre gli aveva somministrato i sedativi prescritti dal medico e il ragazzo dormiva profondamente nella sua cameretta. Alle 21:30 i carabinieri di Modena ricevettero una chiamata che segnò l'inizio di una vicenda drammatica. Venne segnalata una rapina in quell'elegante villetta a 2 piani. Una rapina finita nel peggiore dei modi. Una rapina finita nel sangue. Un atroce delitto destinato a commuovere e poi ad angosciare e dividere l'intera comunità. La signora Paola Mantovani dichiarò ai carabinieri di essere stata aggredita da 2 uomini mascherati mentre stava aspettando il ritorno del marito Roberto con il gelato. Qualcuno aveva suonato alla porta e lei era andata ad aprire. Pensava si trattasse del marito oppure di qualche amico, dato che spesso passavano a trovarli, e invece si trovò davanti 2 uomini. 2 uomini che parlavano un italiano stentato. In quel periodo nella zona c'erano state delle rapine in villa. Si sospettava una gang formata da albanesi. I 2, armati e con il volto coperto, puntandole la pistola, la condussero in cucina per prendere un sacchetto di plastica. Poi la portarono nella camera matrimoniale, dove spalancarono i mobili alla ricerca del bottino. Trovarono la cassaforte e costrinsero la donna ad aprirla facendo mettere sopra il letto tutto il contenuto. 1.800.000 lire in dollari, alcune banconote da 100.000 lire, più una catena d'oro con un diamante di 1 carato. Eppure, inspiegabilmente, lasciarono sul letto i gioielli per circa un valore di 50 milioni e mazzette di soldi per svariate decine di milioni, almeno una 70. La rapina era proseguita, nel racconto della donna, con i presunti albanesi che le avevano legato le mani, gli avevano messo uno scotch intorno alla bocca, poi l'avevano spintonata verso il giardino. Uno dei 2 l'aveva colpita con un vaso alla testa e infine l'avevano buttata nella piscina, ma nella parte dove l'acqua era più bassa. Subito dopo, inspiegabilmente, i rapinatori erano tornati all'interno della villetta, ma non per prendere l'aria furtiva, per andare dritti nella stanza di Matteo, che dormiva profondamente sotto l'effetto dei sedativi. I 2 gli avevano legato le mani e i piedi e lo avevano soffocato con un sacchetto della spazzatura. Poi erano fuggiti dal cancello rimasto aperto, ma, altra stranezza, avevano lasciato il sacchetto con l'aria furtiva oltre la siepe, anche se nessuno in quel momento li stava rincorrendo, nessuno aveva dato l'allarme e stranamente nessuno si era accorto di niente. I vicini
Non notarono nessun movimento strano, niente anomalie. Intorno alle 20:40, 21:20, anche la signora Ada Mantovani, la madre di Paola, per tutta la serata si trovava nel suo appartamento che era al piano superiore di quella villetta, ma disse di non aver sentito nulla perché stava guardando la televisione. Era stato proprio Roberto a scoprire la moglie legata nell'acqua e urlando aveva chiamato in soccorso i vicini di casa che avevano aiutato a tirare fuori Paola dall'acqua mentre lui si precipitava da Matteo. La scoperta fu terribile. Matteo era disteso sul letto con la testa nel sacchetto di plastica. Per lui era troppo tardi, non c'era più nulla da fare. In quel villino arrivarono tutti. Il questore, il prefetto, il capo della mobile, i carabinieri e la criminal poll. In paese invece nel frattempo saliva l'indignazione contro gli extracomunitari, le violenze e le rapine in villa. Con il passare dei giorni però emersero i primi tragici dubbi, troppe le stranezze. Più che una rapina finita nel sangue sembrava proprio essere un omicidio su commissione. Perché suonare al cancello se era aperto? Perché abbandonare l'area furtiva se nessuno stava tentando di bloccarli? Ma soprattutto perché dopo aver immobilizzato la madre sono tornati indietro per uccidere un ragazzino che era profondamente addormentato? Matteo Nadalini, la vittima, era un ragazzo di 14 anni con molti problemi. A 3 anni non riusciva a legare con i suoi coetanei perché si esprimeva in maniera confusa. Lui capiva gli altri, ma non viceversa, e questo lo faceva infuriare. Per i medici il bambino soffriva di autismo, un disturbo psicologico che impedisce la comunicazione e che fa chiudere in se stessi. I genitori non erano d'accordo perché Matteo cercava continuamente la compagnia, anche se non riusciva ad ottenerla. All'inizio della scuola elementare il bambino dimostrava di apprendere e iniziava a parlare meglio, anche se non riusciva a pronunciare alcune consonanti. In terza elementare, all'improvviso, diventò violento, strappava i capelli dei compagni e si sporcava con le proprie feci. Secondo alcuni psicologi era vittima di stati di ansia, mentre per altri soffriva di un disturbo dello sviluppo. In ogni caso, Matteo alternava momenti di quiete ad altri in cui si comportava come un pazzo furioso. Finita la crisi, provava una profonda vergogna e chiedeva scusa per il suo comportamento. Alcuni mesi prima della sua morte aveva iniziato ad aggredire sistematicamente la madre e la nonna, afferrandogli i capelli fino a strapparglieli. L'unico che riusciva a calmarlo era il padre. I medici che ce l'avevano in cura decisero di somministrargli un fortissimo ansiolitico e di aumentare la dose degli psicofarmaci, tanto che il ragazzino finì addirittura in coma per intossicazione acuta. Insomma, una situazione che peggiorava di giorno in giorno e alla quale sembrava non esserci soluzione. Il procuratore di Modena, Manfredi Lungo, ritenne opportuno convocare i RIS di Parma e il sopralluogo fu coordinato dal generale Luciano Garofano. Cominciavano a emergere dubbi su Paola e su un presunto misterioso complice. Fu escluso sin da subito dalla lista dei sospettati Roberto, il marito. Nel frattempo, in paese cominciarono a emergere voci e pettegolezzi, anche su una presunta relazione extraconiugale di Paola. I carabinieri convocarono un uomo che ammise di aver avuto una relazione con Paola, che però era terminata da qualche mese e inoltre per la sera del delitto aveva un solido alibi. L'amante fu anche intervistato e ammise pubblicamente di aver amato Paola. La storia della relazione extraconiugale fece scalpore e cominciarono a serpeggiare dei pettegolezzi secondo cui Paola avrebbe ucciso suo figlio per essere libera di riconquistare l'amante. In tutto questo Roberto, il marito di Paola, era sempre convinto della sua innocenza e le rimase accanto perdonandole anche la relazione extraconiugale. I magistrati passarono con la lente di ingrandimento la vita di Paola Mantovani, una donna tranquilla di 39 anni. Suo padre era morto da poco dopo una malattia degenerativa che lo aveva consumato lentamente per 17 anni.
Paola aveva avuto un'infanzia serena e un buon rendimento scolastico. Si era diplomato in ragioneria e nel 1981 aveva sposato Roberto Nadalini. Dopo aver fatto la segretaria in alcune aziende, ora era impiegata come contabile in una vetreria. Su Roberto Nadalini c'è ben poco da dire. Si tratta del classico uomo di 43 anni, tutto casa e lavoro. Piccolo imprenditore metalmeccanico, divideva l'officina nella quale lavorava con 2 operai, con lo zio e con il fratello. Aveva un forte sentimento protettivo nei confronti di sua moglie. Gli uomini del RIS, il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, esaminarono accuratamente i reperti trovati sulla scena del delitto. Ne emersero prove sconvolgenti. Il nastro isolante che legava Paola era stato staccato dal rotolo con i denti. Il DNA delle tracce di saliva corrispondeva a quello della donna. Sul sacchetto di plastica che ha soffocato Matteo ci sono tracce genetiche della madre e anche all'interno dei guanti in lattice abbandonati vicino alla piscina, quelli che sarebbero stati usati dai malviventi, si trovavano tracce di sudore con il DNA di Paola. Paola, lucida e inflessibile, non ha mai avuto un crollo emotivo per tutto il tempo degli interrogatori, mai una lacrima, non un momento di commozione. Un mese dopo, il 16 ottobre, quando i carabinieri andarono ad arrestarla, non si stupì. Verso l'1 di notte il PM Fausto Casari le comunicò che avrebbe dovuto nominare un avvocato. Il reato che le contestavano era omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall'efferatezza. Non era stato infatti soltanto il sacchetto di plastica ad uccidere Matteo. Al ragazzo era stata somministrata una dose eccessiva di sedativi a base di promazina e poi era stato strangolato con una cintura in cuoio. Il piccolo Matteo aveva cercato di resistere, di difendersi, dimenandosi. La sua non è stata una morte rapida, aveva sofferto a lungo. Ma è possibile che una madre, una donna minuta, potesse aver fatto tutta da sola? Gli inquirenti hanno sempre avuto un grosso dubbio in merito, ma non sono mai riusciti a trovare tracce o indizi a supporto di questa ipotesi. Del marito non si è mai dubitato, è stato dimostrato che è andato realmente a comprare il gelato. Alla terribile accusa Paola Mantovani reagì con la solita freddezza, chiudendosi in un totale silenzio. La donna fu arrestata, ma trascorse in carcere solo 3 giorni. Dopo alla donna vennero concessi gli arresti domiciliari presso la casa di una zia in provincia di Mantova, dove rimase 9 mesi con il divieto di vedere altre persone, compreso il marito. Paola tentò il suicidio durante una crisi di disperazione. Assunse un'intera scatola di sonniferi. Al suo risveglio in ospedale disse che voleva solo dormire. In seguito a questo evento venne autorizzata a trasferirsi presso la suocera a Limiti di Soliera. Le viene concesso anche di incontrare il marito, ma solo in presenza di una persona di fiducia del giudice, che era il parroco del paese. Era stato il GIP Enrico Meriggi a concederle i domiciliari perché non c'era il pericolo di fuga né possibilità di inquinare le indagini. Inoltre il GIP era convinto che la donna non potesse aver fatto una cosa simile da sola e nonostante il trascorrere del tempo non si è mai trovata la traccia di un complice. Nel luglio del 2002 Paola riottenne la libertà. Nel processo di Modena del 2006 Paola Mantovani venne assolta. Il GIP Ziroldi dichiarò nulle le prove biologiche raccolte dal pubblico ministero perché erano state eseguite in assenza dei periti della difesa. I reperti erano stati distrutti durante gli esami e quindi non era più possibile sottoporli ad altri test. Inoltre il giudice osservò che non era mai stato trovato il complice perché la donna, se era stata davvero lei, non poteva essersi avvolta da sola nel nastro adesivo. Alla lettura della sentenza di primo grado di assoluzione, Paola si strinse forte al marito Roberto per la felicità.
Lui non aveva mai smesso di sostenerla e insieme erano andati via dal Modenese per trasferirsi a Feltre, in provincia di Belluno, lontano dalle voci malevole del loro paese. Anche la salma di Matteo li ha seguiti. Nel processo d'appello, 2 anni dopo, a Bologna, le prove che non sono state ritenute valide nel primo processo, nel secondo grado di giudizio vengono accettate dal nuovo giudice. Questo perché la procura le avrebbe raccolte prima di inserire la Mantovani sul registro degli indagati, solo perché non esistevano ancora elementi contro di lei. Inoltre il giudice osservò diversi dettagli e incongruenze. Innanzitutto, tutti gli oggetti utilizzati per il delitto, compresi in guanti in lattice, erano stati presi dall'abitazione. Poi i vicini che abitavano intorno al giardino con la piscina non avevano sentito nulla, anche se la Mantovani era stata condotta all'aperto dai presunti rapinatori. Per quale ragione poi i rapinatori avrebbero cercato di uccidere la donna e hanno soffocato il figlio, che tra l'altro stava dormendo e non dava fastidio a nessuno? Avrebbe potuto avere un senso se li avessero picchiati o malmenati prima, per farsi dire dove era la refurtiva, ma questa l'avevano già trovata, per poi buttarla via subito dopo. Nel secondo grado di giudizio Paola Mantovani venne condannata a soli 15 anni di reclusione, perché si considerò un attenuante lo stress procuratole dal figlio problematico. La Corte di Cassazione nel 2008 accoglie il ricorso della difesa e annulla la sentenza d'appello. Non sarebbe vero che sin dall'inizio gli inquirenti non sospettarono di Paola Mantovani, e il fatto di averle sottratto un mozzicone di sigaretta senza dirle niente per prenderle il suo DNA dalla saliva dimostra il contrario. Quindi il processo d'appello va rifatto con un altro giudice, senza tenere conto delle prove biologiche raccolte illecitamente, quando la donna non era ancora sul registro degli indagati. Così, nel 2009, l'imputata viene assolta nel processo d'appello. Questa storia drammatica solleva molti interrogativi. Il caso rimane irrisolto. Chi ha ucciso davvero Matteo Nadalini? La morte di Matteo rimane un mistero senza risposta definitiva. Questo tragico evento ha messo in evidenza le complesse sfide legate alle indagini di omicidi in ambito familiare e le difficoltà nell'accertare la verità in situazioni così complesse. Un caso molto simile a questo è accaduto nel 2005 a Casatenovo, in provincia di Lecco, in Brianza. La morte di un neonato di 5 mesi annegato nella vaschetta da bagno. Tutta colpa dei ladri, secondo Mary Patrizio, 29 anni, la mamma del piccolo Mirko. Ma la saliva sul nastro adesivo usato per legare le sue mani era il suo. A differenza di Paola, però, Mary ha confessato di aver ucciso il suo bambino, pur amandolo molto. Un delitto questo causato dalla depressione postpartum. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community lascio spesso gli aggiornamenti sui casi oppure degli spunti di riflessione, ma soprattutto mi piace ricordare con voi le vittime di queste tremende vicende. Io vi saluto con un bacione e vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Ciao!